Ciao, benvenuto sul primo video del corso su KiCad. In questo primo video analizzeremo cosa ci offre il mercato. In particolare vedremo quali sono i CAD per il disegno di circuito stampato gratuiti e cosa ci offre la parte commerciale. Poi vedremo perché non è più conveniente eseguire in casa i PCB e alla fine inizieremo a parlare di cos'è KiCad e come è nato. Un ringraziamento speciale a PCBWay, sponsor di questo video. PCBWay è una delle aziende più rinomate al mondo per la costruzione di circuiti stampati. Invece di un compenso economico per me, PCBWay offre a voi 7 buoni da $20 ciascuno per ogni video sponsorizzato. I buoni saranno inizialmente riservati agli abbonati del canale e se avanzeranno li renderò disponibili anche a tutti gli altri iscritti. Il funzionamento è semplice, basta mettere l'ordine nel carrello, inviare un'email a me, l'email si trova nella descrizione del canale, con indicato il vostro ID di PCBWay che inizia per W. Io comunicherò a PCBWay il vostro user ID in modo che vi inseriscano il buono direttamente nell'account. Andiamo a vedere nel dettaglio come avverrà questa operazione. Per effettuare l'ordine del PCB basta che vai su pcbway.com, poi clicca su questo pulsante PCB Instant Quote, qui trovi Upload Gerber File e poi clicca su questo pulsante Add Gerber File. Seleziona la tua cartella zippata contenente tutti i file Gerber, vedrai un'anteprima del fronte e del retro del tuo PCB. Se vuoi hanno anche un visualizzatore di Gerber online. Imposti la quantità, 5 pezzi è il minimo, il materiale, lo spessore della scheda, il colore, ad esempio blu, non c'è il sovrapprezzo, il colore della serigrafia e tutto il resto lo puoi lasciare invariato. Qui nelle note puoi anche scrivere se vuoi che il codice PCBWay venga messo su un lato specifico. Fatto questo possiamo dirgli qui in che nazione siamo, io ce l'ho già impostato, e il tipo di corriere. Se hai bisogno l'urgenza puoi scegliere DHL o FedEx, se non hai fretta puoi scegliere anche Global Direct o Global Standard. Questo è il costo totale e facciamo Save to Chart. A questo punto viene aperto in automatico il carrello con il circuito. Se sono circuiti semplici vengono auto approvati e possiamo già procedere al checkout tipo questo. Se sono circuiti più complessi bisogna attendere che loro ci diano l'ok. Ci arriverà un'email con indicato che il circuito può essere pagato nel carrello. Arrivato a questo punto mi devi comunicare il tuo ID in maniera che PCBWay possa aggiungere al tuo account il buono. Il tuo ID lo trovi dentro qui nel profilo in account setting, lo trovi scritto qua user ID, lo copi e me lo mandi in email. Io girerò a PCBWay il tuo ID, PCBWay inserirà nel tuo account qui in My Coupon il buono. Andiamo a vedere, io me lo sono fatto già inserire per fare questo video, non sono questi coupon, bisogna dare in account balance e qui troverai un deposit cash di $20. Io adesso ho un totale di 26 perché avevo già un buono da 6,60. Ti troverai questo buono da $20, quindi possiamo andare a questo punto nel carrello, qua, selezionare se non lo è già selezionato e procedere al checkout. Qui dovrai selezionare nuovamente il corriere, il totale nel mio caso inclusa IVA e tasse è $13,48. Anziché pagare con PayPal seleziono l'account balance che abbiamo visto prima, tu avrai solo questo. Adesso io ho 26,6, posso selezionare questo. Questi sono dei coupon che però sono buoni sconto, infatti di $10 posso usare solo 0,75. Invece questi sono dei veri e propri buoni come se fossero soldi, totale 0 e questo è il rimanente. Io avevo €26,60, me ne rimangono 12,42. Posso fare adesso place order. L'ordine è stato inserito e mi arriveranno delle mail con le notifiche di quando verrà pronto e quando verrà spedito. Ecco l'email arrivata
con tutti i dettagli dell'ordine. PCBWay non fa solo PCB, ma fa anche stampe 3D, ha delle macchine CNC per fare le lavorazioni anche dal pieno, ha delle macchine taglio laser e possono anche fare gli stampi per le macchine a iniezione. Hanno questi 4 servizi. Hanno tutto il servizio di assemblaggio di PCB, sia SMD che per componenti tradizionali. Hanno un sistema di progettazione. Qui possiamo scrivere il titolo del progetto, i dettagli del progetto e ci fanno un preventivo sullo studio e la realizzazione del progetto. Poi se avete dei prodotti da commercializzare, offrono una soluzione completa del progetto. Qui per tutti i prodotti abbiamo come possono realizzarli, quello che interessa a noi per il PCB è questo, e ci sono tutte le tolleranze e le caratteristiche in cui possono arrivare nella realizzazione. Ad esempio il minimo spessore di una traccia, il minimo diametro di un foro, il materiale, quanti layer, eccetera eccetera. Poi c'è una sezione molto interessante che è la condivisione dei progetti. Qui puoi trovare progetti già pronti dove puoi già ordinare il PCB e anche il PCB assemblato. Vediamole uno a caso. Questo sembra una scheda a 4 relè con a bordo un alimentatore. Questo è il PCB. Si possono scaricare i Gerber, la distinta materiali, e fare l'ordine direttamente o solo il PCB o il PCB più assemblaggio. Si mette nel carrello e si fa l'ordine. C'è lo schema, chiunque può inserire in questa sezione i propri progetti. Sono divise per categorie, ad esempio Arduino, avremo tutti i progetti relativi ad Arduino. Ringrazio ancora PCBWay per aver sponsorizzato questo video e soprattutto per avermi dato questi buoni da girare a tutti voi che state vedendo il video. Il primo software che vedremo è LibrePCB, che è molto simile a KiCad, è gratuito, multipiattaforma, facile da usare, però poco conosciuto e meno utilizzato. È appena uscita la preview della versione 2.0 con una nuova user interface. Queste sono le anteprime dello schematico, del PCB e dell'exporter verso i produttori di PCB, simile a quello integrato in KiCad. Nel download, oltre a Windows, abbiamo la possibilità di scaricare la versione per macOS, Linux e i sistemi BSD. Un altro buon software per realizzare PCB gratuito è EasyEDA, che troviamo nelle versioni Pro Edition e Standard Edition, entrambi gratuiti. Anche la versione Pro è totalmente gratuita. Se andiamo in prezzi, vediamo che nella versione free c'è Standard e Pro, e solo la versione Premium della Standard e della versione Pro, che sono a pagamento, che dovrebbero offrire solamente le librerie private, ma è ancora tutto in fase di sviluppo. Non penso che ci sia nessuno che abbia comprato i piani a pagamento, perché le versioni gratuite comunque riescono a fare tutto. Ho fatto diversi video su EasyEDA, sia nella versione standard che nella versione Pro. Potete trovarli nelle playlist dedicate ai PCB. Un altro CAD gratuito è integrato in Fusion 360, la quale ha acquistato Eagle nel 2020. Eagle era un software gratuito fatto molto bene, ma da quando è stato inserito in Fusion 360 le cose sono un po' cambiate. Il sistema è un po' macchinoso e nella versione gratuita non si ha la possibilità di fare tutto. Nella versione a pagamento del grande software si riescono a fare anche cose un po' particolari. Vediamo questo altro software gratuito che si chiama Express PCB. Anche lui completamente gratuito, però non ha l'esportazione dei Gerber, perché la produzione di PCB va fatto all'azienda che ha realizzato i PCB. Finita la rassegna dei software gratuiti, passiamo a quelli a pagamento. Altium Designer, che è arrivato alla versione 25, si può dire che è il più conosciuto al mondo e forse anche il più utilizzato anche dalle grandi aziende. Riesce a fare grandissime cose, realizzazioni proprio molto complicate e progetti molto complessi, non proprio semplice da utilizzare, ma molto potente. Vediamo se troviamo dei prezzi. Non c'è nessun menu che ci dice immediatamente il prezzo di questo prodotto. Software destinato non certo al hobbista,
ma a una grossa azienda, anche perché attualmente questi CAD prevedono un canone mensile o annuale. OrCAD, anch'esso è un software molto conosciuto, esiste da tantissimi anni. I primi erano in formato MS-DOS, sviluppato dalla Cadence, adesso si chiama OrCAD X Platform. È possibile scaricare una versione trial gratuita di prova, che però va richiesta dopo aver fatto il login. Ci sono 30 giorni di accesso gratuito a tutto il sistema. Proteus Design Suite è un altro software commerciale. Abbiamo i prezzi. C'è una versione commerciale che costa 5.620, una versione Platinum e un Custom, in cui si possono acquistare solo i moduli necessari, quindi anche il solo PCB Design. Vediamo lo standard, vediamo lo starter kit, 200 euro, senza simulazione, senza estensione. Vediamo la versione base, 200. Sembrerebbe che il totale sia 200 euro. Vediamo adesso questo altro software che si chiama Flux. C'è la possibilità di provarlo, che mi dice che non è richiesto il download. Informazione di prezzi è qui. C'è una versione starter da $15 a mese e poi ci sono altre versioni fino ad arrivare all'Enterprise che bisogna contattarli per richiedere la quotazione. Poi abbiamo Deep Trace, vediamo che prezzi hanno, partono da un 65 euro a 925 euro. Allegro PCB della Cadence, non trovo immediatamente il tab prezzi. Vediamo altri prodotti, abbiamo questo della Ansys, anche qui molto macchinoso nel riuscire a trovare prezzi. Poi abbiamo il Siemens EDA, anche qui per trovare i prezzi, solita cosa molto complicata. Altro software di Siemens molto più completo è lo Spedition Enterprise, non ho subito sotto mano i prezzi. Poi ho i due software della Zuken, uno è CADstar, anche questo molto utilizzato, c'è tutta la parte italiana e se non sbaglio anche l'assistenza italiana. Richiedi prova gratuita, download della demo. Non trovo i prezzi, sono sempre molto nascosti se ci sono. Sempre dalla Zuken, il CR8000 che ha tutta la gestione del 3D. Qui c'è un acquista ora, bisogna compilare un form, acquista ora, ma non vedo come poterlo acquistare. Andiamo su un altro software che è l'RS Design Park. Qui c'è una versione sì gratuita con molte limitazioni, se no ci sono altre versioni dal Creator Engineering Enterprise. Queste sono le differenze tra le varie versioni. La versione free non permette ad esempio importare e esportare le librerie, fare le distinte materiali, non può fare la distinta materiale interattiva, insomma la versione free è molto limitata. Questo l'ho lasciato per ultimo, che secondo me è il più interessante per un hobbista, una piccola azienda, perché costa solo 49,90 euro, quindi 50 euro. Sembra ben fatto, quindi prodotto commerciale a basso costo con tutto quello che serve. Questi sono tutti i CAD che abbiamo visto, i free e i commerciali. Adesso due parole a proposito del perché non è più conveniente eseguire i PCB in casa. Queste sono le principali ragioni: l'elevato costo dei materiali, i PCB fotosensibili, gli acidi, l'elevato costo dell'attrezzatura iniziale, chi parte da zero deve acquistarsi anche il bromografo, e gli elevati tempi di esecuzione, la scarsa precisione, perché comunque una volta realizzato la precisione è molto bassa, specialmente se dobbiamo montare degli SMD. Non possiamo ad esempio inserire circuiti integrati col passo dei pin molto vicino, perché non si riesce proprio a realizzare, quindi non è adatta per componenti piccoli come SMD. Difficile da forare, perché comunque col trapanino dobbiamo mettersi lì a centrare la piazzola, e se dobbiamo fare un doppia faccia ramata non possiamo a mano fare una metallizzazione, ma dobbiamo mettere dentro dei piccoli rivetti o un filo soldato dal lato superiore al lato inferiore. E anche serigrafia e solder mask sono molto difficili da applicare. Invece adesso con i produttori online come PCBWay, che è sponsor di questo video, si riescono a fare anche 10 pezzi in formato piccolino, quindi sotto il 100x100 mm, spediti a casa a 12-13 euro, non di più. La qualità poi di questi PCB fatti online è elevatissima, perché non vengono fatti solo per noi, ma vengono costruiti assieme
ad altri PCB per altri clienti che magari sono dei professionisti e quindi questi PCB rispettano i più alti standard costruttivi. Abbiamo la possibilità di varie colorazioni sia del solder che la vernice protettiva, quella che di solito è verde, possiamo farla in altri colori senza sovrapprezzo. Anche la serigrafia possiamo averla in vari colori oltre al bianco. Abbiamo la possibilità di avere più layer, quindi non solo il top e il bottom, quindi avere lati intermedi a prezzi molto interessanti. Possiamo fare delle cave e lavorazioni meccaniche senza sovrapprezzo. Possiamo addirittura fare questi PCB in alluminio per montarci sopra dei LED, quindi il PCB in alluminio diventa il dissipatore. Molto comodo se dobbiamo fare delle piccole lampade di illuminazione. C'è anche la possibilità di fare dei PCB flessibili su un materiale particolare che appunto consente questa flessibilità. Inoltre abbiamo la possibilità di fare una doratura sui contatti, ad esempio di pettine e dei innesti su connettori. Iniziamo a parlare un po' di KiCad. KiCad è un programma open source sotto licenza GNU. Se vuoi sapere esattamente cosa significa la licenza GNU, puoi andare su Wikipedia e leggerti tutto il significato di questo tipo di licenza. Il suo creatore si chiama Jean-Pierre, che nel 1992, mentre lavorava all'IUT a Grenoble, fece la sua prima creazione di questo software. Inizialmente il nome KiCad derivava dalle iniziali del nome di un amico del creatore, ma ora KiCad è rimasto come nome del software ma senza alcun significato specifico. Da allora KiCad è cresciuto notevolmente grazie ai tanti volontari e collaboratori pagati, perché comunque qui c'è dietro ad esempio il CERN che fornisce risorse al progetto e lo vogliono portare alla pari degli strumenti commerciali. È multipiattaforma, lo vedremo nella lezione successiva quando lo andremo a scaricare ad installare. È multilingua, tra cui l'italiano. Ci sono degli strumenti molto utili per la conversione da e verso altri CAD. Supporta in multilayer fino a 32, quindi possiamo realizzare un PCB fino a 32 layer, che è tantissimo, ed è un sistema di software modulari. Siamo giunti al termine del video 1. Nel prossimo video vedremo l'installazione e le caratteristiche, i requisiti hardware che deve avere il sistema per poter essere installato, vedremo l'installazione, i manuali online, varie piccole configurazioni iniziali, vedremo un po' l'interfaccia, cartelle e file, gli strumenti di calcolo che ci mette a disposizione, i plugin e vedremo un pratico PDF con i comandi da tastiera che puoi già scaricare dal forum. Nel forum rg4tech.altervista.org, scendendo in basso nella sezione elettronica troverete CAD elettrici ed elettronici. C'è una mia discussione con scorciatoia da tastiera che andremo a vedere nel prossimo video. Il file puoi iniziare a scaricarlo. Ti aspetto quindi alla seconda lezione del corso. Non mancare. Ciao!